Oggi siamo con Lirio Abate, vice direttore di uno dei più importanti settimanali italiani, L'Espresso, e autore di un libro che consiglio per la sua lucidità, per la ricchezza di informazioni e per gli orizzonti che apre, non soltanto per l'Italia ma a livello globale. Il libro si intitola Usiccu, Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei capi. Benvenuto. Grazie, E grazie a te. cerchiamo di comprendere attraverso il lavoro enorme che tu hai fatto chi è Matteo Messina Denaro. In fondo è un personaggio di cui non ci sono neanche registrate le impronte digitali, quindi è un fantasma, eppure tu sei riuscito a parlare di un fantasma, a dare corpo. Chi è? Allora, Matteo Messina Denaro è un ragazzo che è cresciuto con la mafia corleonese di Salvatore Riina, è cresciuto sulle ginocchia di Salvatore Riina ed è un uomo che ha di origini trapanesi, cioè nella parte occidentale della Sicilia. È un uomo che ha vissuto sempre di mafia, e suo papà era un grande mafioso trapanese e Matteo Messina Denaro è diventato prestissimo un sicario, un killer della mafia, tanto che ha commesso decine di omicidi, ha ucciso donne e bambini e poi ha organizzato insieme a Salvatore Rina le stragi in cui sono stati uccisi il giudice Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e poi altre bombe piazzate nel 1993 a Roma, a Milano e a Firenze. È uno stragista, un sanguinario, ma dopo quegli anni di bombe, di terrorismo mafioso, Matteo Messina Denaro si è trasformato, carico del fatto che custode di tanti segreti che aveva Rina. Dopo l'arresto di Rina diventa un uomo imprendibile, un fantasma, come hai detto tu, e da quel momento è diventato di fatto un imprenditore, perché ha smesso di usare le armi, ha usato più il ricatto, ma soprattutto il potere che quelle informazioni riservate avevano. E oggi è un uomo che ha tantissimi soldi, in contatto con i maggiori narcotrafficanti del mondo, con l''ndrangheta calabrese, che è la mafia in questo momento più forte d'Europa, ed è un uomo che sta al suo posto facendo affari, non diventando il capo di Cosa Nostra, ma facendo il capo della mafia di Trapani, che è ben altra roba, ma che gli porta lo stesso grande rispetto. Io nel mio Quindi non libro, è il capo, il nuovo capo di Cosa Nostra. lui non è mai voluto diventare il capo di Cosa Nostra, ma perché ha voluto proseguire le proprie attività. Lui dice sempre il fatto che se fosse diventato il capo cioè il pericolo era che potevano tradirlo e quindi arrestarlo. Lui è ricercato da tutte le polizie del mondo dal 1993 e non è mai fino a quel momento, nonostante il fatto che è accusato e condannato già per gravi fatti, delitti, stragi, non è mai stato in galera, non è stato mai arrestato, e per questo non si conoscono le sue impronte digitali, non si conosce il suo vero volto, non si conosce il timbro della voce, per cui se vengono intercettate oggi delle conversazioni non si sa nemmeno se quello con cui si parla è veramente la voce di Matteo Messina Denaro. In buona sostanza è il volto e l'uomo della nuova mafia del 2020. Allora, torniamo adesso a lui, ma quindi chi è che dirige oggi Cosa Nostra, dalle informazioni che si hanno? Cosa Nostra è sempre stata guidata di fatto da un uomo dalle origini di Palermo, del palermitano. Fino al giorno della sua morte, avvenuta pochi anni fa, Salvatore Riina è rimasto il capo di Cosa Nostra, nonostante il fatto fosse detenuto in un regime speciale, isolato, però lui è rimasto il capo, non ha mai abdicato, perché Cosa Nostra è un'organizzazione segreta, ma è anche un'organizzazione monarchica, apicale,
e lui non ha mai abdicato, per cui non si è mai costruito un nuovo capo. Dopo la sua morte ci sono state delle riunioni che dovevano decidere il nuovo vertice di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro ha rifiutato di farlo e allora altri hanno tentato di ricostituire la cupola, ma sono stati arrestati e oggi si punta a far diventare il nuovo capo dei capi un ragazzo giovane, appena trentenne, che ha avuto il nonno, che è stato un boss, che si chiama Michele Greco, e oggi questo nipote, che è stato arrestato poco tempo fa, secondo le nostre fonti, è quello che potrebbe diventare il nuovo capo dei capi e porta il suo nome, Michele Greco. Matteo Messina Denaro è entrato in questa nuova dimensione del green, che ha una patina assolutamente legale, no? È assolutamente legale perché addirittura viene finanziata da fondi pubblici, da fondi europei, questa energia, il green, l'eolico. E lui proprio in questo si è buttato a capofitto attraverso un suo uomo, un uomo di Matteo Messina Denaro, che è definito in Italia il re dell'eolico, proprio perché è uno degli esperti maggiori del nostro paese. Ha piazzato pale eoliche dappertutto, riscuotendo e incassando finanziamenti che l'Unione Europea ha devoluto, e gli investigatori ipotizzano che queste somme di denaro sono finite soprattutto nelle tasche di Matteo Messina Denaro, tanto che i patrimoni e i beni di questo imprenditore sono stati sequestrati. Ma c'è tutta una vicissitudine giudiziaria che lo ha portato sempre un po' coi piedi per terra e lo ha portato anche a diventare socio occulto di politici che oggi sono vicini alla Lega. Politici italiani, chiaramente, stiamo parlando di Politici politici italiani. italiani che oggi sono vicini alla Lega di Matteo Salvini. Lui ha tantissimi soldi, tu lo descrivi benissimo nel libro, come del resto anche moltissimi boss dell''ndrangheta. Questi soldi lui come riesce a lavarli? Si è riusciti un po' a seguire il denaro, come viene gestito? Abbiamo parlato adesso del fotovoltaico, ci sono altri settori dove lui sembra essere particolarmente interessato? Sì, sì, quello che seguendo il denaro si è innanzitutto scoperto il suo interesse per milioni di euro sul green, sull'energia alternativa. E poi seguendo il denaro si è capito e sono state messe le mani da parte degli investigatori sulla distribuzione alimentare, sulle catene di supermercati, sulla fornitura di prodotti alimentari, che è diciamo una zona dell'economia molto florida sempre, e dove lui lì ha fatto grandi affari monopolizzando di fatto per molti anni questa distribuzione, questa attività. Lì gli investigatori hanno seguito il denaro e poi sono arrivati a sequestrare e confiscare patrimoni per decine di milioni di euro. Sempre in relazione alle sue reti internazionali, è interessante perché tu nel libro racconti come alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000 alcuni affiliati della famiglia Bonanno sono venuti nel Trapanese per prendere in qualche modo lezione, no? Dai padrini italiani. E la cosa che, come dire, rende ancora più attuali le tue parole è che nel giugno scorso gli emissari della famiglia Bonanno sono stati individuati proprio in Italia con un'operazione, l'operazione Tempesta, e facevano riferimento a un padrino della vecchia guardia, Francesco Domingo. Allora ti volevo chiedere, siccome la Cosa Nostra americana ha subito negli ultimi anni delle modifiche molto interessanti al suo interno. È arrivata l''ndrangheta, si sta affiancando l''ndrangheta, i messicani stanno cominciando ad avere un ruolo significativo e se non sbaglio Matteo Messina Denaro in Messico ha avuto delle relazioni, come del resto anche Buscetta
prima di lui. Volevo capire, in relazione alla Cosa Nostra statunitense, cosa possiamo vedere, che tipo di scambi e qual è il ruolo di Matteo Messina Denaro in questa nuova stagione di Cosa Nostra? Beh, la cosa che abbiamo capito è che Matteo Messina Denaro vuole tenersi in questo momento molto riservato rispetto ai contatti con altri padrini, soprattutto americani, di cui ancora non ha una buona certezza, una buona confidenza, perché ha paura di essere tradito, ha paura di finire venduto, come in passato sono stati altri boss latitanti, per cui da quello che sono le nostre attività e le fonti ci dicono che è un personaggio che in questo momento sta curando soltanto i propri affari e pensa soltanto a se stesso. Mentre in passato, fino a 10 anni fa, lui ancora aveva contatti con gli americani, ricevendo appunto in Italia uomini inviati anche dai Bonanno a Trapani e in Sicilia. Oggi questo non avviene più perché lui non riesce in qualche modo a prestare il proprio fianco a questi boss nuovi, che anche dalla parte della Cosa Nostra americana non dà affidamento. Ci sono delle lettere, dei messaggi di Messina Denaro in cui lui definisce, cioè, che quando deve parlare con un altro boss deve essere alla sua altezza. Se non lo è, lui decide di non parlare, di non rivolgere la parola. Il narcotraffico lo interessa? Lo ha interessato? Lo può interessare o non è un business primario per lui? No, in passato lo ha interessato, ha avuto contatti con narcotrafficanti, ha prestato anche in maniera, diciamo, la logistica ai narcotrafficanti con pescherecci, navi che sono serviti, che sono a sua disposizione, che sono serviti a trasportare grossi quantitativi di cocaina in Europa, ed è rimasto in contatto con loro, ma soprattutto anche con l''ndrangheta, che è quella che oggi ha quasi il monopolio in Italia e in Europa del traffico di coca, ed è quella che in questo momento può fare la voce grossa. Lui di fatto è un personaggio che, ecco, ha fatto affari e oggi ha lasciato spazio ad altri. Che rapporto ha con l''ndrangheta oggi? È un rapporto di uomo saggio che può fare degli affari, può fare degli investimenti comuni, che mette a frutto il denaro che hanno accumulato entrambi trafficando droga. E sono ecco, due entità che si rispettano, non si fanno la guerra. In molte occasioni l''ndrangheta gli ha dato copertura anche in Calabria, e questo è accertato, ed è appunto un'alleanza che sta durando da molti, molti anni. Per chiudere, una domanda da $1 milione: perché ancora non si è riuscito a prendere? Perché è una persona molto furba, perché all'inizio della sua latitanza ha avuto un vantaggio enorme, grazie anche ai segreti, ai documenti riservati che lui si è preso dalla cassaforte di Rina quando è stato arrestato, ed è una persona di cui veramente non si conoscono i particolari minimi, cioè le impronte digitali, la voce, il volto, il suo vero volto. E poi è un personaggio che è riuscito a diventare di fatto un imprenditore, e grazie a questo fatto è diventato un imprenditore, è riuscito a dare lavoro e a creare un welfare mafioso che ha portato molte persone ad avere un posto di lavoro, anche se magari irregolare, cioè a guadagnare dei soldi, e queste persone hanno iniziato ad amarlo e a coprirlo nella sua latitanza, perché lo definiscono un Robin Hood, un santo, una persona da proteggere, perché dove non arriva lo Stato è arrivato Matteo Messina Denaro, e questa cosa gli garantisce protezione.
protezione da parte della gente che... Secondo l'idea che ti sei fatto, lui si nasconde tranquillamente in Italia o vive all'estero? No, lui vive tranquillamente, si sposta tranquillamente perché non incontra nessuno al di fuori della sua strettissima cerchia di persone fidate che sono soltanto i suoi familiari, la sorella o il fratello, e per cui altri non lo conoscono affatto. I nuovi mafiosi siciliani non lo hanno mai incontrato. Lui si limita a comunicare attraverso i pizzini, i famosi messaggi scritti, ma nessuno lo ha mai incontrato negli ultimi 10-15 anni. Io ti ringrazio tantissimo, buon lavoro. Grazie a te, grazie.